Good morning guys! Avete presente il video provo gli accessori nuovi per la mia moto? Se non l'avete visto, qui sopra il link per potervelo vedere. Vi ho annunciato che un'azienda mi avrebbe mandato dei scarichi nuovi da provare per la mia Noise. Direi di arrivare a quello che è il pezzo forte: unboxing e test scarichi nuovi per Noise. Se non mi ricordo male, questo prodotto si attesta sui 150 euro tramite Amazon, spedito tramite Amazon, quindi ragazzi non dovete aspettare settimane e settimane, quindi andate tranquilli. È sempre un'emozione ragazzi. Pronti? Attenti? Oh mio Dio. Questo si piazza così. Questa storia. Poi qui dentro c'è una piccola staffa di ancoraggio per tenere uniti i due scarichi. Bando alle ciance, montiamo gli scarichi. La prima cosa da fare in assoluto è svitare la sonda sugli scarichi. Misura 22 italiana. È durissima in un modo esagerato. Faccio un lavoro direttamente tutto unico e mi svito anche quella dello scarico posteriore. È una posizione un pochino più stretta, mi richiederà un po' più di tempo, ma poco male. L'attesa dei nuovi scarichi vale qualche minuto in più a svitare. Anche l'altra sonda l'ho tolta. Ora ragazzi, per quanto riguarda i Vans & Hines, devo svitare i supporti dello scarico superiore che è qua e tutto il supporto dello scarico sottostante che ovviamente è sotto. Bravi. Una. Che cacchio. Mamma. Ma quanto l'è duro. La piccola bastarda alla fine è venuta via. E ora smontiamo gli scarichi dal motore. Ora mi serve la misura da 1,5. Basta svitare, sfilare, reinserire quell'altro. Ed ecco che il mio primo pezzo di short shot è venuto via. Poi c'è la sporcizia che farà collante, quindi si induriscono in un modo esatto. Oh, maiala di tumà. Ora non mi rimane che recuperare questo. Ok, preso e si fa sfilare fuori. Ok, montiamo quelli nuovi. Poi rimettiamo il suo anellino o ring di ferro che devono essere precisi, quindi sono anche bastardi da rimettersi. Lo rimetto bene bene dentro. Ce l'ho fatta. Sonda messa. Ricordatevi di avvitare veramente stretto. Ora faccio lo stesso di qua ragazzi. Monto prima la sonda e poi lo scarico. E ora riavvito questi scarichi di qua da quest'altra parte. Per ora fermo gli scarichi dietro, così almeno sono fermi e poi li avvito del tutto e facciamo la prima accensione. Oddio ragazzi, io l'ho appena messo in moto. L'ho appena messo in moto e c'ha un suono divino. Non vi faccio il video del test perché fuori è buio, quindi rimando a domattina, ma voi lo vedete praticamente ora. Eccoci ragazzi a domani e siamo arrivati alla prova pratica sound e scarichi su strada. Però prima ancora di andare con Noise e scorrazzare per le strade per sentire la differenza di sound, voglio farvi vedere montati ben bene, ma soprattutto ve li voglio far sentire a moto ferma in folle. Secondo me sono dei scarichi stupendi, hanno questa forma, definiamola così, a cono, che è fenomenale, facilissimi da montare perché non hanno supporti sul telaio come avete visto. Cosa importante, non sono predisposti per avere un dB killer. Chi sa farlo se lo può creare, si fa un forellino, se lo ancora ed è a posto. Per ora lascio la scena a Noise con gli scarichi nuovi e vi faccio sentire il sound. E ora all'amico Serghini, casco ben allacciato, luci accese anche di giorno, andiamo in strada a provare gli scarichi. Dai! Vi voglio sottolineare che stiamo parlando di uno scarico super economico, non c'è solamente in versione nera black come in questo caso opaca, ma c'è anche in versione cromo. Secondo me è un acquisto veramente molto valido, con una spesa minima 150 euro
non sono pochi ragazzi, ma abituati alle spese per comprare degli scarichi, 150 veramente sembrano quasi delle noccioline, tra virgolette. Ci permettono di dare un volto nuovo alla nostra moto. Poi possiamo discutere che a livello di prestazione non ci permettono di guadagnare nulla. Stiamo parlando di un Harley, una moto che non è nata per le prestazioni. Vi do un consiglio ragazzi da fare con questi scarichi, ma anche fondamentalmente con qualsiasi scarico aperto: rimappate la centralina, altrimenti a lungo andare con la carburazione magra che si andrebbe ad avere, il motore ne risentirebbe, si andrebbe a ridurre la sua vita. Ragazzi, apriamo gas! È un suono che mi ricorda il 1000 bolle quando lo fate torcere e scoppiare. Quello, è quello. Sentite? È fantastico. Se non me l'avessero mandato e l'avessi incontrato per conto mio, lo avrei comprato? Sì, vi elenco i motivi per cui l'avrei fatto. 1. Il prezzo, 150 euro, sia per quella nera opaca che quella cromo, per poter iniziare a customizzare la propria moto senza avere una spesa troppo eccessiva. 2. L'estetica, ragazzi, questa estetica così a me fa impazzire. 3. Il sound, molto bello e diverso dai Vans e Nines. Loro sono molto più sporco come sound, in fase di rilascio gas è più cupo. 4. La facilità di montaggio. L'unico difetto è che non sono predisposti per ospitare dei DB killer, ma per chi lo può fare, o se conoscete qualcuno che lo può fare per voi, vi fate costruire un DB killer ad hoc da poter inserire nella parte finale. Anche questa parte si potrebbe eventualmente aggirare e quindi diventerebbe il quinto punto a favore. Vogliamo trovare l'ultimo? La spedizione velocissima, parte da Amazon Italia, quindi non ce ne sono da aspettare settimane e settimane. Continuo a tenere loro perché mi piacciono. Vi ringrazio di essere rimasti con me ragazzi e spero che questo video vi possa essere piaciuto e che questi scarichi possano avervi stuzzicato l'idea e che magari, se dovessero piacervi, cliccate sul link in descrizione per poterlo comprare. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Un saluto da parte mia, Noise, con gli scarichi nuovi. Ciao ragazzi!